è nato! Ciao amici di X2 Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi siamo qui in compagnia finalmente del nuovo DJI Mavic 2. Come vedete è uno scatolotto piccolo, infatti mi sono accontentato di una sola versione e nemmeno quella combo perché non potevo permettermi entrambe le versioni, quindi ho deciso di comprare quella che secondo me è la versione con il passo generazionale più ampio rispetto al vecchio DJI Mavic Pro. Iniziamo quindi con un veloce unboxing per vedere cosa contiene questa versione. Vi ricordo un attimo i prezzi: 1250 per la versione DJI Mavic 2 Zoom e 1450 euro per la versione DJI Mavic 2 Pro. Le differenze le scopriremo tra poco insieme. Vi consiglio inoltre di dare un'occhiata ai prezzi su Gearbest, link qui sotto in descrizione, perché ci sono già delle offerte davvero molto interessanti. A dire la verità il pacco è arrivato già ieri pomeriggio sul tardi, però ho voluto aspettarvi per aprirlo insieme e stanotte non ho dormito ragazzi, quindi bando alle ciance, eccolo qui, apriamolo insieme. Proviene da Shenzhen, dalla Cina, direttamente dalla fabbrica DJI. Taglierino alla mano, andiamo ad aprirlo e scopriamo insieme se ho comprato la versione DJI Mavic 2 Zoom oppure la versione DJI Mavic 2 Pro. Con questo taglierino ho paura di spaccare tutto, però no. Ta-tan. Grazie Stefania. Cosa ci sarà qua dentro? Ta-tan! Sì, brava. Ed ecco ragazzi il DJI Mavic 2 Pro. È scritto qui sopra. Perché quindi ho deciso di comprare la versione Pro rispetto alla versione Zoom? Iniziamo dicendo che il Mavic 2 rispetto al vecchio Mavic Pro non presenta delle rivoluzioni così eclatanti come pensavano alcuni. Si pensava in una possibilità di trasformarlo in un drone terrestre, però così non è stato. Il Mavic 2 è semplicemente un Mavic 1 potenziato sotto tutti i punti di vista, ma è anche normale perché il primo Mavic era davvero una bomba di drone, quindi non c'erano tanti cambiamenti da fare secondo me. Le novità più interessanti del Mavic 2 Pro e dello zoom rispetto alla vecchia versione sono la presenza di una quantità maggiore di sensori. Parliamo di sensori anticollisione sia sulle parti laterali, inferiori, superiori, posteriori del drone, quindi a 360 gradi. Inoltre tutti i sensori già presenti sulla vecchia versione sono stati migliorati e aggiornati. Ora è presente anche l'OcuSync 2 che permette una distanza raggiungibile dal drone maggiore, si parla di 8 km, e trasmissione FPV su smartphone in Full HD. Ovviamente ragazzi devo ricordarvi che in Italia le distanze massime legali al momento sono 200 metri di distanza e 70 metri di altezza da voi. Anche l'estetica del drone, come potete vedere, è rimasta quasi invariata rispetto al precedente modello, è sempre richiudibile, molto compatto come dimensioni, un po' più arrotondato, però la vera novità di questa versione è data dalla nuova unità ottica che sul Pro è una vera innovazione. Parliamo di un'ottica Hasselblad che è paragonabile alle ottiche di droni molto più costosi come ad esempio i Phantom 4 2.0, insomma tanta roba. Invece la versione Zoom mantiene un'ottica che come qualità video è simile al vecchio Mavic Pro, però presenta anche uno zoom ottico 2x, quindi la scelta tra versione Zoom e versione Pro è in base alle vostre esigenze. Se volete uno zoom e risparmiare un paio di centoni, prendete lo Zoom. Se volete un drone secondo me più interessante sotto il lato fotografico grazie all'ottica Hasselblad, prendete questo nuovo DJI Mavic 2 Pro. La confezione rispetto ai vecchi Mavic Pro presenta alcune differenze. Infatti sulla parte frontale, oltre all'immagine del drone e al suo nome, abbiamo anche le principali caratteristiche tecniche: ottica Hasselblad da 1 pollice, video 4K 10 bit HDR, sensori per ostacoli
spettacoli a 360 gradi, 8 km di trasmissione video grazie al nuovo OcuSync 2, ben 31 minuti di autonomia e 70 km orari di velocità massima grazie ai nuovi motori potenziati. Sulla parte posteriore invece abbiamo l'immagine del drone con i bracci aperti. Ed ora apriamo la scatola. Non aspettavo altro, ragazzi, sto sudando, mi sono dimenticato di tagliarmi la barba, perdonatemi, ma l'emozione è davvero tanta. Ringraziamo Stefania che sta registrando questo video. Grazie Stefania, se non ci fosse lei come farei? Sono emozionato. Anche tu sei emozionata, Stefania? L'ho sverginato, ragazzi, l'ho aperto. Chiariamo che io l'ho comprato dal DJI Store ufficiale. Avrei potuto prenderlo anche da Gearbest, però per averlo più velocemente l'ho preso da lì, ma forse l'avrei avuto prima comprandolo da Gearbest. Comunque ho già attivato anche la DJI Care Refresh, che permette di avere 12 mesi di protezione totale su qualsiasi danno causato al drone. Problema: come si apre questo pacco? Forse no, si apre così. Il genio. Grazie Stefania per i tuoi commenti fuori campo. Siamo pronti? Ora cade tutto. Grazie. Voilà. Ragazzi, bellissimo. Ora fatemi riprendere e andiamo a vederlo un attimo più nel dettaglio. Cosa abbiamo quindi nella confezione? Lasciamo il pezzo forte per ultimo e andiamo a vedere prima in questi piccoli scatolotti cosa c'è, e vi faccio vedere anche quanto è bella la mia tovaglia con le tazzine. Allora, usciamo tutto, non c'è più niente. Abbiamo alimentatore che sì, sembra quasi identico a quello del vecchio Pro misto un po' all'Air. Cavetto di alimentazione, se riesco ad aprire la busta, abbastanza lungo. Qui dentro invece abbiamo, credo, un po' di cavetteria varia. Infatti abbiamo i vari cavi di collegamento tra smartphone e radiocomando, Lightning, micro USB, USB-C, in base a quello che è il vostro smartphone. Invece qui abbiamo un cavo USB, USB-C per il trasferimento dati tra drone e computer. Ma veniamo ora alle cose davvero interessanti. Notiamo subito che mancano gli stick sul radiocomando, quindi forse mi hanno fregato. No, hanno adottato un sistema identico al radiocomando del Mavic Air, quindi stick removibili, ed è davvero una comodità perché questo permette di intascarsi letteralmente il radiocomando senza paura di rompere gli stick. Ci sono un po' di pellicole che andiamo subito a rimuovere. Rimane il display della vecchia versione del vecchio Mavic Pro. Apriamo. Gli stick sono nella parte inferiore, come succede anche con il Mavic Air, e possono essere semplicemente avvitati in questa maniera. Notiamo che il colore del radiocomando e del drone è tendente al grigio, giusto Stefania? Sì. Quindi una via di mezzo tra il Mavic Pro e il Mavic Pro Platinum, almeno come colorazione. Osserviamo il nuovo radiocomando mettendolo a paragone con il radiocomando del DJI Mavic Pro Platinum. Le dimensioni direi che sono praticamente le stesse, così come anche la disposizione dei tasti, tasto d'accensione, ritorno a casa, vari tasti configurabili. Sulla parte superiore abbiamo le griglie da reazione che sul nuovo Mavic 2 è più ampia rispetto al precedente modello, tasti per registrare, foto, levette per muovere il gimbal, l'esposizione. Nella parte posteriore abbiamo ulteriori due tasti configurabili, quindi radiocomando che è davvero identico al precedente modello di Mavic Pro, e questo secondo me è un bene. E passiamo ora al vero pezzo forte, ovvero il DJI, no, ho sbagliato, stavo scherzando ragazzi. Il pezzo forte è questo qui ed è il DJI Mavic 2 Pro, che mi sembra
leggermente più pesante rispetto al vecchio DJI Mavic Pro Platinum. Sì, penso che sia leggermente più pesante, è più ciccio, più arrotondato come dimensioni, guardate. Mettiamo un attimo a paragone, anche se arriverà un video completamente dedicato a questa comparativa. Dimensioni quasi identiche, direi. Proviamo a mettere il Platinum sopra al 2 Pro. Direi che sono quasi identici, forse il nuovo Mavic 2 è un paio di millimetri più lungo rispetto al vecchio modello. Iniziamo quindi ad analizzarlo insieme, rimuovendo anche tutte queste pellicole che ci sono. Notiamo subito una cosa interessante: la batteria non presenta più i LED di carica come sul Mavic Platinum Mavic Pro, ma presenta un unico tasto con i LED all'interno. Credo che la batteria sia totalmente scarica, quindi bisognerà caricarla. Mi dispiace, non posso farvi vedere i LED, ragazzi. Qui sopra c'è il sensore per gli ostacoli superiori ed è davvero una comodità, secondo me, specialmente se utilizziamo delle funzioni che fanno allontanare il drone, anche magari in luoghi al chiuso. Secondo me è una buona trovata. Vediamo se i bracci si aprono come in passato. Sì. Eccolo qui, totalmente aperto. Ora sono entrambi aperti. Notiamo che i bracci sono leggermente più sottili rispetto al vecchio Mavic Pro e cambia anche leggermente l'estetica, va un po' a gusti. Devo imparare a conoscerlo questo Mavic 2, però è davvero molto carino. Rimangono qui sulla parte frontale i sensori per gli ostacoli, c'è quello superiore che vi ho fatto già vedere, ci sono sensori sui lati per gli ostacoli, eccoli qui, sia da una parte che dall'altra. Sulla parte posteriore abbiamo altri 2 sensori per gli ostacoli. Qui abbiamo un ingresso per la USB-C, griglia da reazione. Rimuoviamo la batteria, è da 3850 mAh, mentre la vecchia era da 3830 mAh. Andiamo a vedere ora sotto la gonna del nuovo drone e c'è davvero tanta roba nuova. Rimuoviamo anche questa pellicola. Abbiamo intanto, come vedete, 2 nuove ottiche fiammanti per l'optical flow, ovvero la possibilità al drone di mantenere la posizione anche in assenza di GPS o comunque in assistenza al GPS. 2 potentissimi LED che servono per segnalare la posizione e sono molto utili anche in fase di atterraggio, magari se è un po' buio. E qui abbiamo il sensore per gli ostacoli posti sotto alla pancia del drone. Invece in questo piccolo slot è possibile inserire la micro SD, che purtroppo non è inclusa. Comunque questo nuovo drone presenta 8 GB di memoria interna, esattamente come il DJI Mavic Air. Come vedete, la differenza rispetto al precedente modello è davvero notevole come quantità e qualità dei sensori. E ora passiamo al pezzo forte, ovvero all'ottica Hasselblad da ben 1 pollice 20 megapixel, meccanismo di apertura unico, molto più comodo rispetto al Mavic Pro, e guardate quanto è bella la nuova ottica. Il DJI Mavic 2 Pro quindi mantiene l'ottica 4K portandola ad un nuovo livello qualitativo, ovviamente sempre stabilizzata grazie al gimbal meccanico a 3 assi. Mi sto preoccupando perché non ho ancora visto le eliche, quindi andiamo a cercarle nella confezione. C'era un altro scatolotto che non avevamo visto, Stefania, ce l'eravamo perso questo scatolotto. Vediamo cosa c'è all'interno. E ecco le eliche, sono sempre a gancio e sgancio rapido. Il drone dovrebbe mantenere le doti di silenziosità che abbiamo già apprezzato sul Mavic Pro Platinum. Abbiamo un totale di 6 eliche, certo potevano metterne 8, però dai, non esageriamo ora DJI, ancora non vorrei andaste in fallimento. Poi
un bel po' di manualini. Credo che purtroppo non ci sia il manuale di istruzioni in italiano, perché noi italiani siamo sempre molto calcolati. Ma ok ragazzi, italiano a parte, ormai ci ho perso le speranze. Questo nuovo DJI Mavic 2 Pro, più cicciotto come dimensioni, più arrotondato, è davvero interessante, mi piace. Devo farci un po' l'occhio, però è simpatico, quindi non mi resta altro da fare che montargli le eliche e provarlo in volo che penso arriverà nelle prossime ore. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questo DJI Mavic 2 Pro, se vi piace, sì, no, se vi piace più lo zoom, se preferite il vecchio Pro, il vecchio Pro Platinum. Più avanti arriveranno anche altri video di comparazione con il vecchio Platinum, che credetemi ancora oggi resta un best buy, un ottimo drone da acquistare, anche perché i prezzi si sono abbassati. Direi che per ora questo può essere tutto. Aspetto i vostri commenti qui sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre io cerco di non usare termini troppo professionali, ma fare in modo che tutti riescano a comprendere quello che io dico, anche me stesso insomma. Vi ricordo che potete acquistare questo drone, lo zoom e tutti gli altri della famiglia DJI dai link qui sotto in descrizione, e sempre in descrizione trovate anche i link per entrare nel canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook. Lasciate tanti bei like, commentate, condividete questo video a tutti i vostri amici, iscrivetevi qui su Addicted to Games se non l'avete già fatto. Questo può essere davvero tutto, alla prossima, ciao ragazzi! Il video dovrebbe essere finito, però sapete che noi siamo particolari ragazzi, che volete farci? Ta-ta-ta-tam, eccolo qui, con le eliche montate. Ora vado a caricare la batteria e ci vediamo alla prova volo. Ciao ragazzi!